Il sottopunto a mano. Sai effettuare davvero una cucitura a mano invisibile? Il sottopunto a mano è anche chiamato sottopunto invisibile perché ci sono delle tecniche furbe che ti conviene assimilare che ti permettono di andare a realizzare degli orli di gonne, pantaloni, maniche, camicette, abiti e qualsiasi altro progetto di cucito creativo e sartoriale che conferiscono al lavoro esterno una soluzione di orlo invisibile. All'interno di questo video vedremo come cucire il sottopunto a mano e scopriremo tutti i miei trucchi di cucito creativo e sartoriale. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, Digital Content Creator, e benvenuto a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti invito a iscriverti al canale spuntando anche la campanellina perché così riceverai le notifiche su tutte le mie prossime pubblicazioni e non ti perderai neanche un solo consiglio di cucito creativo e sartoriale. Se poi vuoi spulciare tutti gli altri miei canali social, bene, qui trovi il mio blog e la mia pagina Facebook e anche il mio profilo Instagram, si chiamano tutti Sara Poiese, e all'interno del blog puoi trovare tanti altri tutorial di cucito sartoriale, creativo, di strumenti per il cucito e anche sfogli di riviste. Se cerchi corsi online, voilà, trovi Sara Poiese Academy, la mia seconda piattaforma per imparare a cucire online meglio ovunque, con tanti corsi che scegli oggi e guardi per sempre, dedicati a tanti temi del mondo del fai da te e dell'uncinetto e maglia. E poi, se sei alla ricerca di qualche prodotto in particolare, sappi che sul mio Amazon Shop puoi trovare sempre tante categorie aggiornate dedicate ai miei cartamodelli preferiti, agli stabilizzatori, a vari strumenti che ci permettono di lavorare il cucito nella migliore delle maniere. Ma entriamo nel vivo di questo video di oggi, dove parliamo di sottopunto a mano. Infatti molto spesso mi viene chiesto come effettuare un corretto sottopunto a mano, quale ago dobbiamo scegliere, quale filo dobbiamo scegliere per ottenere un lavoro davvero invisibile, come si fa il nodino all'inizio della lavorazione e come si può saldare il lavoro alla fine, ossia fissare, fermare, stabilizzare il nostro sottopunto. Ebbene, lo andremo a scoprire insieme in questo video tutorial di oggi. Se hai qualsiasi tipo di domanda, dubbio o curiosità, trovi qui sotto lo spazio dedicato ai commenti, lasciami la tua opinione, fammi anche sapere se tu fai l'orlo in questo modo oppure se hai altri dubbi riguardanti proprio il sottopunto a mano. C'è la tab dei commenti. E ovviamente, se questo contenuto poi sarà di tuo interesse, puoi anche condividerlo sui canali di tuo piacimento. Allora, partiamo dal nostro progetto. Io ho spillato, prendi un progetto a caso, a titolo di esempio, davvero un progetto vale l'altro, non fa differenza. Prendi appunto un progetto, prepari il suo orlo e dunque ripieghi internamente l'orlo, questo è il lato rovescio, e invece questo sarà il lato diritto. Obiettivo finale di questo lavoro sarà cercare di non far vedere il segno delle mie cuciture, segno delle cuciture che invece può avvenire quando, eccolo qui, abbiamo un orlo cucito, no? Con la macchina per cucire, per cui qui c'è la parte di ripiego interno, l'eventuale rifinitura con tagliacuci, sbieco o zig zag della macchina per cucire, 3 metodi, e poi lo ripieghi e lo cuci. Il lavoro che andremo a fare oggi sarà quello di cercare di ottenere un lavoro il più possibile invisibile. Che cosa ci serve? Ci servono degli spilli che andremo a posizionare sul rovescio del nostro tessuto. Infatti, come vedi qui, nel lato rovescio della stoffa io ho posizionato gli spilli con la capocchia, mentre dal lato diritto del tessuto lo spillo è fondamentalmente rovescio. Abbiamo bisogno di un aghetto e anche l'aghetto dice la sua, perché l'ago deve essere il più possibile sottile. Tradotto, evitate di scegliere i cosiddetti pali della luce, ma optate per aghetti molto molto sottili e lo appoggiamo qui nel nostro cuoricino, fondamentalmente, che oggi ci funge da puntaspilli. Per quanto riguarda il filato,
Argomento anche qui ricco, perché? Perché non puoi scegliere un filato grosso, un filato da impunture, perché il risultato sarebbe eccessivamente voluminoso. Non puoi scegliere o comunque un filato di colore diverso, devi dunque scegliere A, un filato che sia il più possibile dello stesso colore dell'orlo che vai a lavorare, B, un filato il più possibile sottile. Ma come faccio ad avere un filato sottile? La risposta viene in realtà dal mondo del ricamo. I filati da ricamo, infatti, sono dei filati più sottili rispetto al filato da cucito. E infatti anche nel mio blog ho pubblicato dei tutorial, degli approfondimenti legati a questi filati. Li trovi sia sull'Amazon Shop, proprio nelle sezioni dedicate agli strumenti, per i filati appunto, per il cucito e per la tagliacuci, per cui trovi qui tutti i filati da ricamo, ma anche nel blog se tu scrivi la parola filo e anche la parola ricamo e clicchi invio, ti compaiono per esempio degli approfondimenti dedicati al filato da ricamo. Ebbene, l'importante è che tu scelga appunto un filo da ricamo che sia dunque più sottile rispetto al solito. E adesso andiamo a vedere come effettuare il nodino, perché una volta che abbiamo preso il nostro filo e l'abbiamo infilato sul lago, abbiamo il filo esattamente in questa modalità e guarda io come vado a fare il nodino. Eccoci qua. Allora, per andare a gestire il nodino, io prendo anzitutto il filo che intravedi qui, ci faccio fare tutto un giro intorno al mio dito e vedi che qui nella mano destra ho ancora il filo, eccolo che ruota. Ebbene, io faccio rotolare, come vedi, il filo all'interno. In questo modo si arrotola il filo stesso. Riproviamo a farlo insieme di nuovo. Arrotolo e tiro. In questo modo ho ottenuto un nodino. Lo intravedi qui, eccolo qui. Un piccolo nodino che è perfetto e propedeutico per la partenza. Per cui rivediamolo assieme. Arrotolo il filo intorno al dito, faccio ruotare e tiro il filo stesso e ottengo così un nodino valido per la mia partenza. Adesso che abbiamo effettuato questo passaggio, selezioniamo un punto di inizio del nostro lavoro. Per esempio a questo punto qui. Allora il mio consiglio è di partire fissando all'inizio la mia cucitura su una parte mobile del mio lavoro e dunque non dover rovinare fondamentalmente l'orlo che vado a dopo lavorare in maniera invisibile e dunque l'operazione sarà semplicemente un'operazione di questo tipo. Passo nella parte di tessuto mobile la mia prima operazione fondamentalmente di salda del mio lavoro. Perché questo passaggio? Perché in questo modo riesco a avere ben fissato la partenza del mio lavoro. E così ci siamo. Adesso però dobbiamo affrontare quello che a tutti gli effetti sia la lavorazione del sottopunto. Pertanto iniziamo con il primo punto di sottopunto. Che cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di piegare il tessuto in questo modo, perché in questo modo riuscirai a prendere un po' della gonna esterna e un po' dell'orlo interno e devi cercare di prendere pochissimo filo del tessuto interno, prenderlo una volta, magari 2 volte e in questo ti gioca A l'ago sottile, B il filo sottile e dopo che l'hai preso 1 o 2 volte esci nell'orlo della lavorazione in tagliacuci o in sbieco, quello che è, e tiri. Andiamo al passaggio successivo. Abbiamo il filo che è sopra nelle lavorazioni in tagliacuci, per cui cerco di portarlo completamente diritto, in perpendicolare, di nuovo sul tessuto esterno della gonna. Ci prendo un microfilo, veramente poco, poi ce ne prendo un altro ed esco di nuovo sulla parte dedicata alla tagliacuci. Ed ecco qui che saldo di nuovo il mio lavoro. Il lavoro deve restare sempre morbido. Torniamo di nuovo in perpendicolare sulla parte del tessuto, cerco di prendere un pezzettino di tessuto, ancora un piccolo pezzettino di tessuto impercettibile e poi esco sulla zona dedicata al lavoro in tagliacuci. Il risultato, aspetta che stacchiamo lo spillino nel quale si era impigliato il lavoro, deve essere estremamente pulito, quindi la regola resta sempre la stessa.
cerca di scendere in perpendicolare nel punto di stoffa dove vuoi far ripartire la cucitura. Spilla 1 o 2 volte il lavoro, poi esci sulla lavorazione in tagliacuci. Prendi il filo uscente e tira leggermente, non devi mai tirare in maniera eccessiva. Poi torniamo, verifichiamo dov'è la nostra posizione di filo, torniamo in verticale sul tessuto ed ecco ci accorgiamo che abbiamo preso un pochino troppo stoffa, per cui rientriamo un attimino con il nostro aghetto e andiamo a prendere davvero pochissima quantità di filo, davvero poca quantità di filo della stoffa dell'orlo finale. Portiamo in fuori l'ago e ritorniamo a tirare leggermente il nostro lavoro. Il risultato che otteniamo da questo lato è assolutamente pulito perché io ho effettuato il sottopunto solo da qui a qui. Un errore che tanti commettono è quello di tenere la stoffa così, piatta. Se tu tieni la stoffa in questa posizione piatta, il rischio che corri è di uscire con l'ago dall'altro lato e dunque di non effettuare una lavorazione estremamente pulita, mentre c'è anche uscito il filo nel momento del passaggio, eccolo qui che lo reinseriamo direttamente nell'ago, mentre se noi ci sforziamo di effettuare l'operazione tenendo la stoffa ripiegata, abbiamo molto più controllo sul tessuto da lavorare. Or dunque, riproviamo anche da qui, inseriamo poco filo nel nostro ago, lo inseriamo di nuovo, eccolo qui, usciamo nella parte lavorata in tagliacuci e alziamo direttamente il nostro aghetto, ripieghiamo il tutto e la nostra operazione di sottopunto è estremamente pulita. Adesso vediamo come andare a realizzare la salda di questo lavoro, perché a tutti gli effetti immaginiamo di aver finito la nostra lavorazione del nostro sottopunto e dover effettuare la saldina. Come si fa la saldina? Quando cominci il lavoro arrivi alla fine e cerchi di prendere in un punto non interessato dall'orlo della gonna, per cui un punto che sia solo interessato dalla lavorazione in tagliacuci, per esempio, e cerchi di andare così a prendere soltanto la parte finale del tuo lavoro. Andiamo a reinserire lo spillo dentro in una zona molto vicina e che cosa andiamo a fare? Non tiriamo tutto quanto il filo, teniamo, come puoi vedere, un cerchietto in modo tale che inseriremo il nostro ago al centro del cerchietto e lì tiriamo. Abbiamo fatto il primo nodino. Adesso rientriamo nuovamente sul tessuto, andiamo a lasciare un piccolo cerchietto, come vedi qui, andiamo ad entrare in questo cerchietto con il filo che abbiamo sul nostro ago e andiamo a dare la salda definitiva del nostro lavoro, tagliando poi con la macchina, con la forbice il passaggio. Il risultato che ottengo in questo punto è ho sorfilato completamente il lavoro e soprattutto, bellezza delle bellezze, in questo punto io non vedo minimamente il sottopunto. Guardalo meglio anche qui il sottopunto non c'è, qui il lavoro è stato effettuato. Dunque qui il sottopunto è presente, ma qui il sottopunto non è assolutamente a vista. Io adoro particolarmente questa tecnica perché è una tecnica che mi permette di lavorare in maniera decisamente pulita. Bene, spero di cuore che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così, lascia un bel pollice alzato, iscriviti al canale, lasciami scritto nei commenti cosa ne pensi e condividi questo contenuto sulle piattaforme che preferisci. Ci vediamo al prossimo video!